Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi voglio condividere con voi quello che faccio io quando mi trovo in un assetto negativo a livello mentale. Me ne rendo conto, quindi mi rendo conto che sono in versione bicchiere mezzo vuoto e vi dico che cosa faccio io, il trucco che uso io per rifocalizzarmi sul pensiero positivo. Dunque, quando mi succede di avere un periodo, che non è solo un pensiero, però è un periodo che magari va avanti da giorni, dove ci sono parecchi intoppi, dove magari è un periodo particolarmente negativo o non lo so, ci sono delle questioni a livello emotivo che ci attanagliano, che ci rendono pesanti e vi rendete conto appunto che avete un ciclo di pensiero negativo, quindi che vedete tutto nero, ogni cosa, ogni soluzione che magari vi propongono è no, avete paura a fare dei passi in avanti, cominciate a dire e se poi succede questo, e se poi succede quell'altro, e se poi non va come dico io. Quando siete in questa fase, quello che faccio io è, diciamo, il gioco della bilancia, ovvero ad ogni pensiero negativo ne contrappongo uno positivo, in modo da bilanciare l'energia, ok? Non è proprio così perché il pensiero positivo ha un peso a livello energetico di 3 volte superiore rispetto ai pensieri negativi. Nel momento in cui io penso una cosa negativa, automaticamente cerco, perché non è che magari venga così naturalmente, cerco quale possa essere la controparte positiva. E ogni volta che ricapito in quel pensiero negativo, ripenso subito alla sua controparte positiva. Se per esempio poi non è sufficiente contrapporre un pensiero negativo a un pensiero positivo, quello che faccio io è contrapporre un pensiero negativo a 3 pensieri positivi. Quindi per una sola cosa negativa trovo 3 cose positive, ok? È un po' come trovare il lato B della medaglia, se vogliamo, ok? Per non focalizzarsi sempre su quello che è negativo o su quello che non abbiamo, perché molte volte è il desiderio che ci fa cadere un po' in frustrazione, perché si desidera qualche cosa che non si ha e si pensa di non valere o di non essere abbastanza perché non si ha quella cosa lì, cioè ci si valuta in base agli averi e ai possedimenti, invece non è così. Quindi quando magari mi trovo a pensare, ma non ho quella cosa lì, come faccio ad andare avanti, mi serve per... Adesso io sto pensando al lavoro, però vabbè, tipo non ho una strumentazione per il lavoro, ok? Quindi se avessi quella strumentazione potrei fare anche quella cosa lì e invece così non lo posso fare. Di qua penso, vabbè, però ho questa cosa qua che mi può essere utile lo stesso, visto che non ho questa caratteristica qui, questo strumento, posso sfruttare il mio ingegno per trovare un altro tipo di soluzione. E poi un'altra cosa che mi dico è, magari in questo momento l'universo non ha per me quella cosa lì. Quindi è un po' come l'accettare che potrebbe non essere il momento giusto per noi per ricevere quella cosa lì o per comprarci quella cosa lì o insomma per ottenere quella cosa su cui noi siamo focalizzati o che ci diciamo fa focalizzare in modo negativo. Ok, quindi è un po' il controbilanciare semplicemente. Quando vi rendete conto che avete un pensiero negativo, subito trovarne uno di positivo. Poi, ripeto, io lo faccio anche per 3, quindi 3 pensieri positivi per ogni pensiero negativo, in modo che ad un certo punto la bilancia pesi sul punto di vista positivo, no? Cioè, quando anche nelle discussioni con gli altri ve ne rendete conto e in base a come l'altra persona vi risponde, vi rendete conto il tipo di assetto mentale che ha, ok? Perché vi faccio un esempio, ok? Allora, ci sono due persone che stanno parlando, due amiche che stanno parlando
una vuole iniziare un nuovo progetto, l'amica A vuole iniziare un nuovo progetto, l'amica B la incoraggia fondamentalmente, però l'amica A, che è un po' negativa, dice, ma per fare quella cosa lì, per esempio, aprire un canale di YouTube, non ho la telecamera, e l'amica B risponde, vabbè, fai con quello che hai, molta gente inizia solo con il telefono, tu hai un telefono, prova a iniziare con quello che hai, no? Senza dover necessariamente investire del denaro. Eh no, però se voglio iniziare, la persona, se voglio iniziare bene, se voglio fare un buon lavoro, dovrei comunque dare un'ottima qualità. Poi, a parte la telecamera, mi manca una sala di registrazione e la persona B risponde, non hai bisogno di una sala di registrazione, chiunque registra in casa propria o all'aperto. E la persona A dice, sì, però allora dovrei comprarmi un buon microfono per isolare i rumori. Insomma, è come se la persona A cercasse scuse per non fare un passo, per non muoversi. Ha l'idea, vorrebbe esprimersi, vorrebbe concretizzare, ma fondamentalmente non fa niente, trova sempre qualche no, qualche difficoltà. Mentre la persona B è una di quelle persone che ha, si dice, capacità di problem solving, cioè è una persona che non si fa abbattere davanti alle difficoltà, ma che cerca subito una soluzione alternativa. Ok, quindi cerca subito il positivo. Vabbè, non hai la telecamera, ma hai il telefono, puoi iniziare col telefono, tutti iniziano col telefono, è una cosa normale, puoi farlo. Così, e qui è il vedere il lato positivo, così non spendi altri soldi, così non fai investimenti azzardati, perché giustamente uno non sa se la cosa funziona, no? Quindi all'inizio il consiglio è quello di partire con quello che si ha. Quindi è un po' quello il trucco, no? È come, ragazzi, chi vuole raggiungere un obiettivo trova il modo, ok? Non c'è se, non c'è ma. Chi ha in testa un obiettivo, nonostante le difficoltà, si continua ad andare avanti per quell'obiettivo. Non riesco nel modo A, va bene, cambio strada, strada B, strada C, strada D. Prima o poi troverò una strada che mi fa arrivare a quell'obiettivo. Nel primo caso, nella persona A, è una persona che vorrebbe fare un cambio, ma che fondamentalmente è talmente focalizzata sul negativo che fa fatica a fare il passo, fa fatica a azzardarsi, fa fatica a mettersi in gioco letteralmente e trova delle scuse a se stessa, trova solo le cose negative che ci sono per non far niente, ok? Quindi io capisco che possano essere delle difficoltà in ogni tipo di attività nuova, però se realmente la persona volesse fare, avviare questa attività nuova, cercherebbe degli escamotage, dei trucchi per aggirare gli ostacoli. Ok? Quindi vedere le cose troppo al negativo tende a far stagnare l'energia, tende a farvi stare fermi. È un po' come la carta dell'otto di spade, è un autosabotaggio. Avete tante gabbie mentali, ok, che vi impediscono di vedere chiaramente la situazione. Bene, spero di essere riuscita a spiegarmi e insomma di avervi dato uno spunto di riflessione anche con questo video. Se ci sono dubbi fatemelo sapere nei commenti, a me fa sempre piacere leggerli. Se questo tipo di argomenti vi aiutano fatemelo sapere con un like, se pensate che possano aiutare altra gente condividete. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!